Buongiorno a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati in questo venerdì 28 novembre 2025. È mattino Milan, è vigilia di Serie A, 13ª giornata al via tra l'altro questa sera, quindi mi raccomando ricordatevi formazioni, mica formazioni, perché già la giornata parte. Insieme a me questa mattina non c'è il direttore, lo state già vedendo, ma c'è Beatrice Sarti. Bea, ciao, ben ritrovata. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Allora, siamo alla vigilia di Milan-Lazio, ricordando, come ha detto Allegri, che è bello aver vinto il derby, bello, abbiamo gioito, abbiamo goduto i giorni successivi, però basta, bisogna già pensare alla Lazio, che è un pochino a metà, se vogliamo, tra il gruppone big, diciamo, scontri diretti e però il Sì. gruppone anche magari squadre di livello leggermente più basso per una partita da affrontare, una partita Bea che affronteremo e affrontiamo, ahimè, senza Christian Pulisic. Poi Allegri, avendo parlato ieri, non ha proprio chiuso il portone e serrato, diciamo, col lucchetto, perché ha detto è comunque un po' presto, ci sono ancora un paio di giorni, quindi aspettiamo, no? Sì, A riguardo. Però ecco, dovrebbe non giocare Pulisic questa partita e è un forfait pesante per il Milan, anche perché era appena tornato dall'infortunio. sì, ovvio che con la conferenza il giovedì e la partita il sabato, le chance di vedere un giocatore, al di là di Pulisic, che ha avuto un problema, sono più alte rispetto a, diciamo, una conferenza il giorno prima che ti lascia poche speranze. Però, onestamente, dalle parole di Allegri, mi sembra che sia più un no che un sì su Christian Pulisic. Chiaro che è appena rientrato, come hai detto tu, quindi quando rientri da poco, se risenti un fastidio, devi anche ascoltarlo, no? Il tuo corpo, magari cercare di evitare rischi maggiori. Quindi credo che sia anche dato da questo, no? Un eventuale forfait. È ovvio che è un'assenza pesante, anche perché lì davanti continuiamo a essere pochi e fuori ruolo, perché comunque l'abbiamo visto anche al derby. Leao ha fatto quello che ha potuto, però non è il suo ruolo, quindi oltre a essere pochi siamo anche strani, ecco, diciamo così, perché comunque la coppia Pulisic-Leao è una coppia per noi scontata, perché sono assolutamente due dei giocatori più forti della rosa, se non i due più forti, però è una coppia d'attacco particolare, no? Quindi a maggior ragione, se manca Pulisic, dobbiamo adattare altri giocatori, tra cui ne parleremo tra poco. Ecco, dopo parleremo anche un pochino di Leao, Bea, perché sia Allegri in conferenza stampa, sia forse anche per questo un po' anche la stampa in generale di oggi hanno parlato di Rafael Leao. Prima però c'è il grande dilemma, che riprende anche un po' il titolo di oggi, la copertina di oggi, l'avrete già capito, il grande dubbio, il grande dilemma, la grande domanda che ci stiamo ponendo e che si starà ponendo, immagino, anche Allegri, ovvero chi schierare insieme a Rafael Leao davanti. L'opzione più offensiva, forse anche più logica, se vogliamo, più naturale, anche per avere un cambio più a centrocampo, ovvero con un Nkunku insieme a Leao, o l'opzione un pochino più conservativa, un pochino più difensiva, un pochino più anche diciamo da allegriana forse in questo senso, quindi con Loftus-Cheek a supporto di Rafael Leao davanti, quindi più un 3-5-1-1 che un 3-5-2 vero e proprio. Qual è la tua risposta, Bea, a questo dilemma, a questa domanda? Chi schiereresti tu innanzitutto e poi anche chi pensi che possa schierare Allegri tra i due? Guarda, il problema è che se fossero due giocatori in forma, non tanto fisica, ma in forma proprio in focus, no? Sulla stagione, potremmo anche discutere sul conservativo, non conservativo, particolare, meno particolare. Il punto è che sono due giocatori che attualmente hanno dimostrato di avere delle mancanze anche dal punto di vista proprio dell'essere focalizzati, no? Cioè abbiamo visto quest'anno
il gruppo comunque è ben solido, sono dritti verso un obiettivo, poi l'obiettivo non si sa ancora quale sia davvero, i giocatori dicono uno, Allegri dice un altro, però vabbè. Invece questi due giocatori sono per me non ancora entrati davvero nella loro stagione, quindi è anche difficile dire chi è meglio dal punto di vista tattico, chi è meglio dal punto di vista della gara che andiamo ad affrontare. Ti direi, se fossi in Allegri, sceglierei quello che ho visto un filo meglio dell'altro in allenamento durante la settimana, ma se mi metto nei miei panni è una gara dura, perché comunque anche Loftus l'abbiamo visto quando è stato chiamato in causa, ha fatto arrabbiare Allegri, ma non tanto per errori tecnici, proprio perché Allegri vuole di più da un giocatore, no? Quando ti dice mettici il cuore, animo, vuole di più. Quindi se manca Pulisic di fianco a Leao, che già non è nel suo ruolo, ti direi quello che ha visto meglio, ma non è facile. Allora, io sono un po' combattuto per due aspetti. La prima è che io personalmente metterei in Nkunku, per il semplice fatto che l'hai pagato 40 milioni, è più il suo ruolo, è lui l'alternativa davanti, quindi manca Pulisic, l'alternativa teoricamente dovrebbe essere lui. E anche per provare un attimino a scuoterlo Nkunku, cioè prima o poi dovremo provare ad accendere la sua stagione. Di chance non ne sta avendo nemmeno pochissime, perché comunque No. prima fuori Leao, poi fuori Pulisic, adesso di nuovo stop per Pulisic. Diciamo che Nkunku deve sfruttare, iniziare a sfruttare le sue chance, quindi io personalmente metterei Nkunku. Capirei Allegri se dovesse mettere Loftus per due motivi principali. Il primo è che Loftus in quella zona di campo lì ha già fatto intravedere qualcosina. A Bergamo, quando subentrò nel secondo tempo, non so se vi ricordate, che dal suo ingresso in campo, giocando proprio lì, il Milan si è un po' rinvigorito. Punto Sì. numero due, se dovessi partire con Kunku e Leao, hai davvero solo Loftus come cambio. Quindi se la partita per qualche strana ragione dovesse mettersi non benissimo, tu non hai armi, tra virgolette, per provare a cambiarla dal punto di vista offensivo. Sì, e non Quindi sarebbe neanche la prima volta. ecco, quindi capisco la difficoltà di decisione, ma d'altronde quando Allegri dice, e qui per me non dico che sbaglia, ma lo fa forse perché deve farlo, che la rosa è giusta a livello numerico, virgola. È giusta se non succede niente, cioè è giusta se non hai nemmeno un piccolo stop, perché la volta che Pulisic ha un affaticamento e magari non è questo il caso, faccio un esempio, Pulisic ha un affaticamento, un altro giocatore ha una squalifica magari per somma di ammonizioni, fai presto a trovarti, e poi ragazzi, cioè adesso perché abbiamo recuperato Salma Kerr, ma cioè, se mancava Salma Kerr, mancava anche quello che in questa stagione ha fatto il suo sostituto, cioè Tecame, che per carità è una sfortuna che proprio nel momento in cui mancava lui, mancava anche l'altro. Però è una rosa giusta se non succede assolutamente niente, oppure se hai la fortuna che l'infortunio di Rabiot è l'unico infortunio della rosa. Se cominci a sommare, metti come quando eravamo l'infortunio di Rabiot, l'infortunio di Pulisic, pure la squalifica di un altro, sei veramente risicato. Io ricordo la panchina in Milan-Fiorentina, cioè, Sì, difficile. Mi sono appena accorto, Bea, che non ho invitato i nostri ascoltatori a mettere like, quindi ve lo faccio adesso in mezzo al video, provo l'inganno della cadrega, quindi fatelo, cliccate like, iscrivetevi, abbonatevi se vi va, insomma, grazie a tutti coloro che lo fanno. Bea, rapidamente andiamo a vedere le formazioni delle due squadre, prima di parlare appunto un pochino di Raffaele Leao. anche perché, scusa, poi parliamo della partita. Non so se avete visto i video sui social della crociera che sta vivendo un nostro abbonato, ma è qualcosa di... Cioè, solo a Radio Rossonera potete vivere queste Brava, experience. Cioè, la Bea. crociera con Menini è una cosa che solo a Radio Rossonera potete vivere. Quindi voglio... Poi, crociera, è iniziata la crociera, hanno guardato il derby sopra la crociera e il Milan ha vinto il derby. Quindi voglio dire, abbonarsi a Radio Rossonera Brava. non è una cosa così banale. Esatto, andiamo a parlare della partita di Milan-Lazio con questa la formazione della Lazio di Sarri.
con in porta Provedel, Marusic, Hila, Romagnoli e Nuno Tavares. C'è un piccolo dubbio su Nuno Tavares, potrebbe entrare Patric con Marusic che si sposta. Vessino, Guendouzi, Basic a centrocampo. La Lazio ha fatto un piccolo cambio di lista, ovvero è rientrato Dele Bashiru in lista, non penso per giocare dal primo minuto, però al posto di Yusai, quindi c'è stato l'ennesimo cambio di lista della Lazio. Perché? Perché non so se vi ricordate, ma a fine mercato, a inizio campionato, Isaksen era rimasto fuori dalla lista per un'infezione, se non erro. Poi è rientrato in lista, sarà titolare insieme a Zaccagni e Boulaye Dia davanti. Anche qui micro ballottaggio tra Dia e Castellanos, che rientra dal suo infortunio. Dovrebbe avere la meglio Boulaye Dia. Castellanos appena rientrato dovrebbe partire dalla panchina, Bea. Questo invece è il Milan, rapidamente, poi ti lascio commentare le due formazioni. In porta Mike, Tomori, Gabbia, Pavlovic e Cara Grazia, che da inizio campionato giocano sempre gli stessi in difesa. Io sono molto fan di questa cosa. Cioè, Sì, l'anno scorso poi abbiamo vissuto anche cioè, l'apoteosi proprio del l'anno contrario. scorso c'erano le coppie assortite, una settimana sì, la settimana dopo una diversa. Comunque Salma Kerr che risolve il problema alla schiena e parte titolare con Fofana in teoria, Modric, Rabiot certi del posto, così come penso e presumo Bartesaghi, davanti insieme a Rafael Leao appunto il grande dubbio, quindi o Loftus-Cheek o Christopher Nkunku. Queste le due formazioni, Bea. Ma guarda, io temo sempre i giocatori che giocano in quella zona di campo contro di noi, cioè i vari zaccagni. Quindi direi ovviamente di stare attenti, ma è una cosa banale, questa che vi dico. Come hai detto tu all'inizio di questa puntata, la Lazio è a metà, no? Tra il gruppo delle big e il gruppo, non delle piccole, però delle squadre più abbordabili, anche perché ha fatto fino ad ora un campionato strano, no? Da valutare, perché quando sembrava che potesse partire, poi in realtà non è partita del tutto. Però è una squadra che comunque è pericolosa, da capire se Sarri cadrà nella trappola di Massimiliano Allegri, no? Perché è ovvio che quando il Milan di Allegri ti fa giocare o capitalizzi o poi il Milan ti ha mostrato che ti può punire. Quindi da capire come sarà impostata la partita. Ecco, se Sarri ha visto le altre gare del Milan, ha capito che il giochino è il seguente. Quindi, però le squadre di Sarri giocano, quindi sai, non penso che si snaturi in maniera eccessiva Maurizio Sarri. È ovvio che ha fatto bene Allegri a dire basta il derby perché comunque capita, no? Dopo una vittoria importante di cadere un po' nel tranello di pensare ancora a quella vittoria, no? Di dare per scontato che vabbè hai battuto l'Inter in casa, la Lazio, non è difficile. Però non mi sembra una squadra che sottovaluti le partite quest'anno, cioè quando non abbiamo fatto punti è perché è andato male altro, non perché abbiamo sotto... Forse il secondo tempo di Parma, ecco, è stata una squadra che ha sottovalutato, però per il resto mi è sembrata sempre una squadra ben focalizzata il Milan. Eh sì, vedremo cosa accadrà domani sera a San Siro. Io sono molto curioso adesso di vedere le partite del Milan per capire se troviamo una chiave alle piccole, se con le medie capiamo cosa fare, cioè cosa accadrà. Sono curioso di capire se Allegri riuscirà a trovare un po' una soluzione Beh, anche per quelli. l'altra con la media è stata l'Atalanta. Possiamo dire che in questo momento Sì, l'Atalanta è una media? sì, se vogliamo, sì, esatto, se vogliamo, sì. Chiudiamo Bea oggi con Rafael Leao perché ne ha parlato ieri anche Allegri in conferenza perché giocherà praticamente da solo là davanti o quasi domani sera, però un Leao diverso, non tanto perché segna, non segna, fa gol, non fa gol, ma ne parla oggi anche tutto sport, sbuchiamo noi pian piano. Vabbè. L'attaccante operaio, mai visto un Leao così? Effetto Allegri segna con più frequenza che in passato e si mette a disposizione dei compagni con continuità. Questo è il pezzo dedicato a Rafael Leao. Possiamo tornare, Sì, diciamo, esatto. nelle nostre posizioni. Bea, l'hai visto un po' diverso perché io personalmente lo vedo più attaccato alla partita, più connesso.
non vedo Leao che fa le scivolate, va in pressing come un disgraziato. Ma non lo deve fare Queste quello. cose no, queste cose non le vedo. Lo vedo banalmente più dentro la partita, cioè più connesso con la squadra, con l'allenatore che ha. Lo vedo più a fuoco, non lo vedo diverso. Io ricordo sempre gli allenatori che ha avuto in carriera Rafael Leao, non proprio, come si dice da noi in Romagna, delle cime. Quindi voglio dire, cioè delle cime nel senso non è che ha avuto degli allenatori. Dei fenomeni. Io penso sempre al discorso fatto da Ibrahimovic su Fabio Capello. Cioè Fabio Capello ha cambiato un po' la carriera, no, di Zlatan Ibrahimovic. Ora, io non sono mai stata d'accordo su chi chiedeva, con chi chiedeva a Leao di diventare un altro giocatore, perché Leao è questo giocatore qui. È ovvio che però se è un allenatore di un certo tipo che sa prenderlo, perché l'anno scorso nessuno dei due ha saputo prenderlo, perché evidentemente con Leao tra bastone e carota usare sempre solo il bastone non paga, perché alla fine non bisogna far vedere quanto tu sia bravo a trattarlo come gli altri o a farti sentire. Un allenatore è bravo se fa rendere il giocatore, non è che siamo a scuola che devi dare la lezione al giocatore, no? Di fatto Allegri per me ha trovato la chiave giusta perché io vedo un Leao più responsabile. Sa benissimo, secondo me, che sta giocando in una posizione di campo che non gli appartiene, sta provando a fare il possibile. Contro l'Inter in certi momenti di gara io l'ho visto in difficoltà perché comunque era marcato, poi ha avuto il diverbio con Acerbi, tante piccole cose, però si sta impegnando, sta cercando di fare il possibile, sa per me che Allegri punta su di lui, cioè alla fine da quando è arrivato Allegri che sentiamo parlare di Leao come faro della squadra, no? Poi bisogna sempre stare attenti a non chiedergli di diventare ciò che non è, perché tanto secondo me non ha senso. Però io lo vedo più responsabile. Operaio mi sembra un po' eccessivo, però, però secondo me è cioè è più responsabile, sa che l'allenatore, che è Massimiliano Allegri, si aspetta molto da lui. Beh, siamo arrivati in chiusura con questa puntata di Mattino Milan, ma oggi ci sono tanti appuntamenti, i soliti in realtà, però sono belli, è bello dire tanti perché effettivamente sono tanti. Alle 13 Lunch Press con me Giacomo Mirandola, alle ore 16 c'è il talk, salute Bea anche se non ti hanno sentito con lo starnuto, alle ore 16 c'è il talk con il direttore e con Beatrice Sarti. Bea, grazie, ciao. Ciao a tutti, a dopo! Un saluto anche da Enrico Boiani e a più tardi ragazzi.